Aiutami a migliorare il canale, fai una piccola donazione tramite PayPal o attraverso il pulsante dei super grazie ed iscriviti al mio canale. I look sgargianti e l'energia dirompente sono il biglietto da visita del maestro Enrico Melozzi, tra i più giovani direttori d'orchestra del festival. Cresciuto a Pane e Mozart. Ai giovani consiglia di studiare le radici della musica, partendo dai grandi come Bach, Puccini, Rossini. Ma non si sente l'erede naturale del maestro Beppe Vessicchio, perché è unico e inimitabile. Sicuramente però l'eredità affettiva c'è per come il pubblico mi accoglie qui a Sanremo. Ora arriva a Sanremo 2025 con Cuoricini dei Comacose. In attesa di sentire l'esibizione stasera scopriamo qualcosa in più sul maestro. Nei suoi 9 Sanremo ha diretto tantissimi artisti, tutti giovani, sorprendenti, che rappresentano le nuove voci del pop, del rap, del rock italiano e che hanno sempre visto in Melozzi la giusta mano per vivere al meglio l'atmosfera e le emozioni che solo il Festival della canzone italiana sa regalare da 75 anni. 2 settimane fa è uscita la sigla di Fanta Sanremo, il gioco legato alla kermesse, e l'arrangiamento di Occhi di gatto, in un mood decisamente più contemporaneo. Diventato per l'occasione Occhi di Fanta Sanremo, cantato da Cristina D'Avena, porta la firma del maestro Teramano. Presente in pianta stabile nel regolamento del gioco insieme al collega Beppe Vessicchio. Classe 1977. Ha 47 anni. Enrico è nato a Teramo e fin da piccolo si appassiona alla musica. A 8 anni i primi pezzi da compositore e da pianista autodidatta. Sceglie poi di studiare diversi strumenti musicali, a partire dal piano e si concentra sul canto lirico. Poi il diploma in violoncello e una laurea in composizione che gli vale il titolo di fellow al London College of Music. Nel 1999 si forma come assistente di Michael Riesler, affiancandolo in numerosi progetti nel ruolo di copista, arrangiatore e produttore artistico. Nel 2002 torna in Italia e precisamente a Roma dove fa finalmente il suo debutto come direttore d'orchestra all'Auditorium Parco della Musica. Qui porta sul palco una sua opera. La storia in musica di Oliver Twist. Inizia così la sua carriera da compositore. Enrico è versatile e preparato e spazia in quegli anni dalla scrittura di opere liriche e colonne sonore per teatro e cinema e in diversi ambiti musicali. Si avvicina poi alla musica elettronica formando il duo Lisma Project insieme al disc jockey Stefano De Angelis e fonda l'etichetta discografica Cynic Records. Melox è ideatore e direttore con il violoncellista di fama internazionale Giovanni Sollima del progetto 100 Cellos, un ensemble composto da una centinaia di violoncellisti. Direttore dell'orchestra notturna clandestina, ideatore del format innovativo, Rave di musica classica, solo per citare i suoi principali progetti. Trionfa alla 71esima edizione del Festival di Sanremo Melozzi detto Melox, definito da Morgan il nuovo Hector Berlioz, il famoso compositore francese dell'Ottocento. Ma Sanremo è solo uno dei palchi dove ama tornare e esibirsi anche perché è stato l'Ariston che gli ha permesso di arrivare al grande pubblico. Nel 2012 è stato per la prima volta direttore d'orchestra al Festival di Sanremo, accompagnando Noemi in Sono solo parole di Moro. Per la cantante ha arrangiato anche To Feel in Love, Amarsi un po', e Fast Car, interpretati dall'artista e Sarah Jane Morris in duetto internazionale nella stessa edizione. È tornato più volte a dirigere a Sanremo, nel 2014 per Noemi in Bagnati dal sole e Un uomo è un albero, nel 2019 per Achille Lauro in Rolls Royce. Nel 2020 con diversi artisti tra cui i Pinguini Tattici Nucleari in Ringo Starr, nel 2021 Fasma in Parlami e i Maneskin, vincitori dell'edizione con Zitti e Buoni, nel 2022 sempre i Maneskin. Ais no BU, Ana Mena, Giusy Ferreri, nel 2023, Mr. Rain, Setu, Gianluca Grignani, per il quale ultimo è coautore di Quando ti manca il fiato.
Nel 2024 dirige l'orchestra per Gali in casa mia. MR, Reini in 2 altalene, Gazzelle in tutto qui, e per i BNKR44 in governo punk grazie ad un'intervista rilasciata pochi mesi fa al Corriere della Sera. Sappiamo che Enrico Melozzi non ha una fidanzata, né dei figli e per sua scelta. Sono single, ho deciso di non legarmi a nessuno in questo periodo, ha rivelato il maestro. Spiegando inoltre ho scelto di non avere figli. Non me la sento, penso che poi mi dedicherei così tanto a loro che perderei la musica. Forse ho anche paura. Non avere figli mi fa rimanere adolescente, mentre se diventi genitore diventi grande per forza. C'è stata però nella vita di Enrico Melozzi una parentesi molto buia, un drammatico incidente che lo ha costretto a numerosi interventi. Fui investito da una moto. Mi risvegliai dentro una macchina guidata da 2 sconosciuti. Ha ricordato nell'intervista la prima cosa che pensai è che mi avessero rapito. Ricordo il suono del clacson, forte e continuo. Ero tutto rotto, sangue ovunque, la testa aperta, quasi scuoiata. Da lì l'inizio di un calvario. Ho avuto 5 interventi nell'arco di un anno, la degenza ne è durata quasi 2. Ha raccontato ricordo questa solitudine enorme, prima bloccato a letto, poi sulla sedia a rotelle. In quel periodo mi sono isolato parecchio. Oggi, però, quell'inferno è solo un ricordo e Enrico Melozzi può tornare a dedicarsi a tempo pieno alla sua amata musica.